La provincia di Avellino è la più povera d'Italia. Il reddito medio per abitante è di meno della metà di quello di un abitante della Lombardia o del Piemonte e inferiore notevolmente a quello di altre province economicamente depresse, quali quelle della Calabria, della Basilicata o della Sardegna. Conseguenza della depressione economica è quella culturale. Qui, nell'Irpinia povera, la cultura più diffusa è sostanzialmente quella di secoli fa. È una cultura nella quale trova largo spazio la magia, fonte di rassicurazione per uomini che nulla hanno e che in essa cercano la soluzione di tipo provvidenziale per tutti i mali. In questa zona i maghi sono ancora funzionali. Uno di questi è Giuseppe Cipriani, 75 anni, di Scampitella. Lo zio Giuseppe è specialista nel liberare gli uomini posseduti dai demoni e dagli spiriti malvagi in genere. Mezzo mago e mezzo esorcista, facendo segni di croce, facendo uso di libri sacri e mormorando nello stesso tempo formule magiche, libera il posseduto dal maligno facendolo tornare in uno stato di normalità. In nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, e la mia volontà conosciuta, condanna questo spirito invisibile figlio di Satana in Satana alla fuga, alla scomparsa, allo sfratto da questo corpo di Fulgolo Antonio residente in Svizzera, Klamestrasse, numeri 108, 6300, Zugo, Soine, Svizzera. Ma il male non sarà eliminato del tutto. Esso, personificato nel demonio, può essere soltanto trasferito di sede e il luogo dove il mago può collocare il male estirpato deve essere ubicato lontano dai viventi, dove cioè sia legato e quindi inoffensivo agli uomini. Sentite, Giuseppe Cipriani, voi qual è il vostro mestiere? Come si potrebbe definire il vostro mestiere? Il mio mestiere è quello che lavoro col tribunale di Dio, visibile e invisibile. In che modo fate a cacciare fuori gli spiriti? Prima di ogni cosa accenda le candele, perché le candele sono nemico dei figli di Satana. Non luce elettrica, ma candele pure. Accese le candele si sente la persona che abita lo spirito, se non si ferma bisogna tenerlo con 3-4 persone. Dopo scongiurate con le parole sacre del tribunale di Dio, si dà il fiato nella bocca di questo corpo che abita lo spirito per dare la sconfitta a questo spirito per 3 volte consecutive. Poi dopo si metta sdraiata a terra con braccia aperte e cosce sterate per distendere la croce, come i figli di Satana la distendera a Gesù, io la distendo sui figli di Satana. Per così controllo che gli spiriti non devono esistere più. Se esistono mi fanno risposta, se no no. Ed io le metto a un posto da me piaciuto, o sotto mare o una parte così da un camposanto.
rivolgervi quando si tratta di spiriti, per esempio, che possiedono un corpo, oppure se si tratta di un'altra malattia, di una cosa normale? E no, quando si tratta di spirito, dopo scongiurate 3 volte col tribunale, Dio deve risoldare lo spirito. Grida nel corpo, parla, fa fracasso. Bisogna che lo tengano questo corpo, 3-4 persone. Se non ha spirito, allora si intende poi che serve una ligatura. E che cos'è la legatura? La ligatura è un'arrestazione nervosa e una stanchezza fisica. La ligatura. Una perdita di memoria, un'inappitanza che non può mangiare e insomma le porta una cicalenzia e una stanchezza che non si può muovere. E da che dipende la legatura? La ligatura può dipendere da tante cose. Può dipendere da una ligatura comandata, fatta, o una ligatura di sangue, come già oggi ci sono queste cose che si verificano. E di altre specie. Mentre la fattura è lo spirito. Mentre la fattura è abitata da spirito. Questa donna, che con fatica tende al lavoro, alla miseria della vita quotidiana, aggiunge il dolore di un figlio malato, che lei e la sua comunità ritengono posseduto da spiriti maligni. Il ragazzo, 13 anni, afferma di essere fratello del diavolo e la madre percorre la sua terra alla ricerca di un qualsiasi esorcista o liberatore, mago o divinità che sia. Nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, della Trinità gloriosa, infinita sapienza, e la mia volontà conosciuta in questo mondo condanna tutti i spiriti figli di Satana in Satana, inferiori, superiori e superbi di questo mondo, alla fuga, alla scomparsa, allo sfratto da questo corpo. Apri la bocca e lasciate sano e salvo questo corpo in grazia di Dio. Sentite signore, e con la famiglia come si comporta? Vuole bene la famiglia? Quando sta calma vuol bene la famiglia, quando non sta calma ha un fratellino piccolo che non lo può vedere. Dice vai, questo non è mio fratello è Satana. Lo vuol bastonare, lo grida, non lo vuol vedere, si mette il fazzoletto vicino agli occhi, dice che non lo devo guardare. Dice no, questo non è mio fratello è Satana. Voi avete avuto mai a che fare con gli spiriti, voi personalmente? Sì, proprio io, ne ho detto che ho avuto lo spirito. In questo paese, in una di queste case miserabili, senza acqua, scomode e inabitabili oggi come ieri, vive un'altra posseduta, anziana, cieca, intollerante alle formule e agli oggetti religiosi. Ma che male avete? Quando dicono che sono reuma, quando dicono che è una fattura, quando dicono che è uno spirito maligno, non so io stessa cosa posso dire. Ma che disturbi avete? Disturbo che faccio un forte singhiozzo quando capita, quando sì, quando no. Dietro che abbiamo studiato di queste cose, che siamo andati in giro per vedere, hanno fatto delle preghiere, hanno fatto ingiurie e loro si è sviluppato questa cosa. Ma i medici cosa hanno detto? I medici non sanno a dire perché queste cose hanno dato tutte cure di tutte specie di malattie per studiare sopra, per vedere, ma non hanno ricavato niente. Ma non hanno dato una diagnosi proprio, non hanno detto di che malattia si tratta? No, hanno detto proviamoci qui, hanno fatto penicillina, streptomicina, vitamina, tante altre medicinali, hanno sperimentato, ma la base essenziale è che io non ho ricavato niente. E invece non i medici, le altre persone, i guaritori, che cosa hanno detto? Che si tratterebbe di una fattura? Così dicono che è una fattura, dietro che si è sperimentato questo fatto, allora... Voi pensate che si tratti di uno spirito maligno? Beh, penso sì, perché ho preso dei libri di messe e si è sviluppato, mi sono posto in ginocchio a fare delle preghiere, si è sviluppato, ho preso il crocifisso in mano, peggio di peggio, e a mano, poi ho buttato tante robe a terra, per bocca, e tutte queste cose qua. Che cosa avete buttato a terra per bocca?
Sangue macerito dai primi tempi, poi altre cose, io non so dire perché sono cieche, quello che hanno visto tante robe. Voi che cosa pensate di questo? Voi pensate che si tratti di uno spirito maligno? Penso di sì. Penso di certo che è spirito maligno, perché tutta sta roba qua non è buttata, ma è... Non viene proprio da rovesciare. Signor, voi pensate che adesso questo si sta sviluppando, questo singhiozzo, perché avete in mano questa croce? Penso di sì. Qui il malessere è tale che è facile ritenersi posseduti e la possessione non è più credenza esclusiva del cattolicesimo popolare, ma anche di coloro che di recente hanno abbracciato la fede protestante. È in questo mondo che si annida la coscienza sporca della società contemporanea, che continua ad imporre certi modi di vita ad esseri umani relegati ai margini del mondo ufficiale. I cui nomi non sono scritti nel libro della vita fino dalla fondazione del mondo. Sì, ma ne verranno, vedendola che la bestia non è, e verrà di nuovo qui, sta la mente, che ha sapienza. Le 7 destre sono 7 monti, sui quali la donna siede. Eccola per il Signore, non ci parla. Di questi che hanno del continuo combattuto contro l'esercito celeste, contro gli apostoli di Gesù Cristo. La donna vestita di porpro e di scarlatto, che siede sui 7 monti. Qual è i 7 monti? È Roma. Che Dio riservi a questo l'inferno eterno, che un giorno momento un altro, che Dio Padre giuderà nell'inferno. Esse coloro che hanno accettato il marchio del bestio, che negano Gesù Cristo come personale salvatore in questo mondo manda Dio Padre, e la quale che Gesù Cristo, il nostro Signore, è detto sulla terra: nessuno si chiama del vostro Padre, perché il Padre vostro è unico solo, Dio nei cieli. Ma non puoi fare niente adesso, perché sei morto nel peccato dell'abbondanza. Ti sento molto pentita, perché ha già soltanto che sente la voce del Signore, la voce del Signore, il regno eterno, te ne sente pentito. Dico un po', ma nella tua vita però, non pensai mai che un giorno Gesù viene in questo mondo per giudicarci? Non pensai mai questo. Che soltanto a questo mondo di rubare. Pensavi che questo è il tuo paradiso. La moneta, l'argento e l'oro. Altro non mi so più niente. Adesso che sei morto, crede queste cose. E con tutto il cuore vuoi prevedere Gesù Cristo? No. Da quanto tempo che stai qui? 7 anni. Ti sei divertita? Ma era da bene. Ma il Signore ti darà te le bene duplicato. Hai ridute, sei divertita, vero? Quando ci piangeva tu ridevi, no? Sembra male. Ma adesso tu piangerai e ci invece ride. Gesù ci dice al Santo Vangelo: beati voi che piangete, perché sarete consolati. E voi che avete riduto e litigiato, che entrate nell'inferno per un'eternità. Lo sapete? E io ti dico a te, nel nome di Gesù Cristo, tu devi andare quest'anno. Lo sai tu. Devi uscire. Di andartene via. Qui non hai più il diritto, il dovere di dimorare qui. Lo sai tu? Tu devi andare via. In questo testamento che farai di Dio Padre, vediamo che siete sopra i corpi in cui appartiene il regno della terra. A te sia lodato e glorificato il tuo santo. Signor Dio Padre Celeste, grazie come quest'oggi ti hai manifestati in mezzo a noi nell'investigare la Sacra Scrittura.
Oh Signor Dio Padre, ti preghiamo per amore di Gesù Cristo Santo Figliuolo, che ci dice, chiedete vi sarà dato il mio nome, cercate troverete, picchiate vi sarà aperto, perché chi giunga a chiedere cielo, sarà dato a chi cerca e sarà aperto a chi picchia. Chiede voi sulla terra che vende un figliuolo, le chiede il pane o gli una pietra, o gli chiede un pesce di un serpente, dunque so se la terra siete malvagi, eppure sapete dare buone donne ai vostri figlioli, maggiormente vi darà voi le cose buone che la domandate nel mio nome, c'è lo Spirito Santo. Voglio, Signore, manifestare il tuo Santo Spirito su di noi e nei nostri cuori, anima nostra, e lavarci con lo sangue di Cristo del Signore Gesù Cristo. Voglio adoperare in noi, secondo ancora dice Gesù Cristo Santo Figliuolo, in verità vi dico, quando due di voi sulla terra ci metteranno d'accordo di domandare qualunque sia cosa voi volete, al Padre vostro ci resta in Gesù sarà concesso, perché vi dico in verità, quando vi siete due o tre di voi radunati nel mio nome, io sono in mezzo a voi. E così, oh Signore, noi oggi vediamo questa promessa di Gesù Cristo Santo Figliuolo, Gerusalemme è stata con l'esercito e tuttora, Signore, si parla sempre della guerra nel Medio Oriente intorno a Gerusalemme. Esci fuori, esci fuori, esci fuori, nel nome di Gesù, nel nome del Santo Gesù nostro, vai via, Spirito Santo, esci fuori, esci fuori, esci fuori, esci fuori, esci fuori, vai, esci fuori, esci fuori. Esci fuori, 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 vattene, spirito demonio, vattene al tuo regno a bruciare, all'inferno, vai via, vattene via all'inferno a bruciare, esci fuori, spirito fuori, vattene via, esci fuori. Nel nome di Gesù Cristo ti comanda la uscita. Esci fuori, vattene, lasciami, esci fuori, vattene, esci fuori, esci fuori, giù, esci fuori, esci da qui, lasciami, vai.